Gli aggettivi indefiniti indicano una quantità o una qualità indeterminata e generica del nome a cui si riferiscono. In italiano gli aggettivi indefiniti sono molti e variano per forma e significato. Per quanto riguarda la forma, alcuni hanno ambedue i generi e ambedue i numeri, altri hanno ambedue i generi ma solo il singolare o il plurale. Altri infine sono invariabili. Per quanto invece riguarda il significato, alcuni possono assumere sfumature diverse. Dato che gli indefiniti sono una categoria consistente e articolata, si è soliti suddividerli in 4 gruppi, a seconda delle indicazioni che danno. Aggettivi indefiniti indicanti una quantità indefinita. Aggettivi indefiniti indicanti una totalità indeterminata. Aggettivi indefiniti indicanti unità o molteplicità indefinita. Aggettivi indefiniti indicanti una qualità indeterminata. Al gruppo di aggettivi indefiniti che indicano una quantità indeterminata, abbondante, eccessiva, limitata o scarsa, appartengono poco, molto, tanto, parecchio, troppo, alquanto, altrettanto, diverso, vario. Gli indefiniti appartenenti a questo gruppo concordano con il nome in genere e in numero. Ecco alcuni esempi. Nicola è molto simpatico e ha tanta pazienza. Gianni e Mario hanno parecchi quaderni, ma poche penne. Esaminiamo ora le particolarità di questi aggettivi. Poco indica una quantità indeterminata minima, spesso scarsa, inadeguata o insufficiente. Esempi: nel frigo c'è poco latte. Ho dormito poche ore. Molto, tanto, parecchio indicano una quantità indeterminata abbondante. Parecchio indica una quantità leggermente inferiore a molto, tanto invece leggermente superiore. Esempi: sul tavolo ci sono molti bicchieri. Questo mese ho guadagnato tanto denaro. Ho parecchi impegni. Troppo indica una quantità eccessiva, superiore al bisogno. Ecco un esempio: Lucia ha bevuto troppa acqua. Alquanto indica una quantità indefinita, ma non in difetto. Facciamo un esempio: per alquanti giorni ci vedremo all'alba. Altrettanto indica un'uguale quantità indefinita in rapporto a una o più persone o cose. Ecco un esempio: in classe c'erano 9 bambini e altrettante bambine. Diverso e vario si usano come indefiniti quasi sempre al plurale, con il significato di alquanti, alcuni, parecchi, molti. Con valore indefinito precedono il nome, invece con valore qualificativo lo seguono. Vediamo prima 2 frasi dove hanno valore indefinito. Abbiamo colto diverse pere. Parlano varie lingue. Ora invece vediamo 2 dove hanno valore qualificativo. Laura ed Anna indossano magliette diverse. Francesco segue una dieta varia e gustosa. Al gruppo di aggettivi indefiniti che indicano una totalità indeterminata appartengono tutto, nessuno, alcuno. Esaminiamo le loro particolarità. Tutto concorda con il nome in genere e numero e indica una totalità in senso generale. Esempi: hai mangiato tutta la torta.
Tutte le persone hanno applaudito. Nessuno varia nel genere ma non ha plurale, indica un valore negativo e significa neanche uno. La negazione non in una frase deve precedere il verbo, nessuno invece deve seguirlo. Ecco alcuni esempi. Nessuno studente ha fatto i compiti. Non ho visto nessuna farmacia. Alcuno è variabile in genere e numero. Al singolare indica mancanza assoluta e si usa nelle frasi negative con il significato di nessuno. Al plurale invece indica una quantità indeterminata di persone o cose e corrisponde a qualche un po' di. Esempi. Non ho alcuna esperienza culinaria. Mi aspetto alcune domande. Nessuno e alcuno al maschile singolare si troncano rispettivamente in nessun e alcun. Al femminile singolare si elidono in nessun e alcun, osservando le stesse regole degli articoli indeterminativi. Esempi. Nessun uomo è arrivato su Marte. Non andrò in alcun isola. Al gruppo di aggettivi indefiniti che indicano unità o molteplicità indefinita appartengono ogni, qualche, ciascuno, certo, tale, taluni, altro. Esaminiamo le loro particolarità. Ogni è invariabile e indica i singoli elementi di una totalità, la ripetizione di un'azione o di un evento in spazi di tempo regolari. Esempi. Ogni scolaro ha la sua cartella. Vado in palestra ogni 2 giorni. Qualche è invariabile, si usa con nomi al singolare, indica una quantità indeterminata ma limitata e significa un certo numero di. Un esempio. Mi dai qualche biscotto? Ciascuno è variabile nel genere ma non nel numero e indica i singoli elementi di una totalità ed è sinonimo di ogni. Ciascuno si tronca in ciascun e ciascuna si elide in ciascun, osservando le stesse regole degli articoli indeterminativi. Esempi. Ciascuno di voi può esprimere il proprio parere. Ciascun prete recitò una preghiera. Certo concorda con il nome nel genere e nel numero, con valore indefinito lo precede, con valore qualificativo lo segue. Al singolare è spesso preceduto dall'articolo indeterminativo un e significa qualche, alcuno, tale. In queste 2 frasi ha valore indefinito. Mi ha telefonato un certo Piero. Certe persone sono insopportabili. In questa invece ha valore qualificativo. Ha scritto un libro che avrà un successo certo. Tale varia nel numero ma non nel genere e si usa per indicare una persona o una cosa non conosciuta o che si vuole evitare di precisare. Al singolare, specialmente davanti a consonante, si tronca in tal. Ecco un paio di esempi. Non ho mai avuto una tale paura. Mi ha fermato un tale di nome Giorgio. Fanno un tal rumore. Taluno, come aggettivo indefinito, si usa solo al plurale maschile e femminile, con significato di alcuni e certi. È una variante di tale, ma si usa più raramente. Un esempio. Taluni impegni vanno rispettati. Altro concorda con il nome nel genere e nel numero e indica, oltre a ulteriore, diversità, ripetitività, novità. In espressioni temporali, invece,
si usa con il significato di scorso, precedente o prossimo, seguente. Esempi: oggi indossi un altro paio di scarpe. Ha pianto un'altra volta. L'altra settimana ho visto Paolo. Al gruppo degli aggettivi indefiniti che indicano una qualità indeterminata appartengono qualunque, qualsiasi, qualsivoglia. Esaminiamo le loro particolarità. Qualunque e qualsiasi sono invariabili e si usano con nomi al singolare. Indicano i singoli elementi di una totalità scelti a caso. Esempi: qualunque persona saggia mi darebbe ragione. Comprami una qualsiasi camicia. Qualsivoglia è invariabile, si usa di rado e con nomi al singolare. Esempio: a qualsivoglia domanda intelligente si dovrebbe rispondere. Nota: molti aggettivi indefiniti sono anche pronomi e avverbi.